Ciao a tutti e bentornati nel mio podcast. Nell'episodio di oggi vi parlerò di alcuni colloquialismi italiani che ci permettono di parlare in maniera più naturale e spontanea. I colloquialismi si usano in contesti comunicativi ben precisi. Bisogna fare attenzione al contesto comunicativo in cui ci troviamo e decidere se è il caso di utilizzarli oppure no. Tutti i colloquialismi che sentirete nel corso di questa puntata ve li riporterò nella descrizione. Dateci un'occhiata. Come avete appena sentito nell'introduzione, i colloquialismi ci permettono di parlare in maniera più naturale e spontanea. L'unico problema, però, è che si usano in contesti comunicativi ben precisi. Bisogna fare attenzione al contesto comunicativo in cui ci troviamo e decidere se è il caso di usare dei colloquialismi oppure no. Si trattano di espressioni spontanee, molto informali. Non sono adatte a qualsiasi tipo di contesto comunicativo, ma solamente a quelli informali, colloquiali. Cominciamo con la prima frase. Vai via. Viene utilizzata per invitare qualcuno ad andare via dal posto in cui ci si trova. Per dire la stessa cosa, ma in maniera più colloquiale, possiamo semplicemente usare il verbo pronominale andarsene e quindi coniugarlo alla forma imperativa e dire vattene. Non sto usando il verbo andare, ma il verbo andarsene. I verbi pronominali sono sempre più colloquiali, sono sempre utilizzati in una conversazione più spontanea, più informale, più colloquiale. Un altro modo per dire vattene è aria. Questo modo di dire è molto colloquiale. Fate attenzione al contesto comunicativo in cui vi trovate. Seconda frase. Non lo so. Viene utilizzata quando non sapete qualcosa. La forma più colloquiale di non lo so è che ne so. Anche in questo caso fate attenzione al contesto comunicativo. Questa frase è estremamente colloquiale se detta con il tono sbagliato. Potrebbe risultare maleducata come espressione. Si dà l'impressione di essere un po' scocciati. Che ne so.
Frase numero 3. Sbrigati. Viene utilizzata quando qualcuno è in ritardo ad un appuntamento, per esempio. La forma più colloquiale di sbrigati è muoviti o datti una mossa. Utilizzate questa espressione colloquiale solamente se avete un'estrema confidenza con la persona con cui state parlando. Potrebbe risultare maleducata come espressione. Ultima frase. Non importa, cioè non c'è problema. La forma colloquiale di non importa è non fa niente. Possiamo inoltre ridurre ulteriormente la frase e dire semplicemente fa niente, togliendo la negazione che viene sottintesa. Togliendo elementi dalla frase rendiamo l'espressione più colloquiale. È tutto per oggi. Questi erano alcuni dei tantissimi colloquialismi che vengono utilizzati nelle conversazioni di tutti i giorni. Se avete qualche domanda o dubbio, non esitate a mandarmi un messaggio su HelloTalk. Grazie mille per aver ascoltato anche oggi il mio podcast. Iscrivetevi e attivate la campanella. Come sempre, lasciatemi una recensione e una valutazione su Apple Podcast. Bene, non mi resta che salutarvi ragazzi. Noi ci sentiamo nel prossimo episodio.